ci eravamo lasciati all'inizio della punta. Ora il totale delle maglie che dobbiamo fare per raggiungere la lunghezza che prevede la taglia 49 sono 50 giri. Considerando però che io ho una tensione diversa dalla vostra, che lo sto lavorando con il ferro numero 3, a questo punto io vi darò i centimetri, per cui dovrete calcolare i centimetri da fare dalla fine della punta, quindi da quando iniziamo a lavorare in tondo sino all'altezza che vi dico. Quindi la punta del nostro calzino dovrà essere di 6 centimetri. Se io vado a misurare, vedete, dall'inizio dei ferri accorciati al termine sono 6 centimetri, quindi 6 centimetri per la punta. Tutto il resto, quindi il corpo del piede, prima di iniziare il tallone, dovrà essere di 15 centimetri. Queste misure sono per una taglia 39, per cui se voi avviate con magari una tensione diversa, dei ferri diversi, le misure devono essere queste, per cui 6 cm, 15 cm, dopodiché avviamo il tallone. La circonferenza, sempre per un 39, deve essere di all'incirca 20 cm e mezzo. Le misure che io vi sto dando sono le misure standard che trovate proprio per il calzino numero 39. Nel caso in cui voi le doveste fare su misura, il discorso cambia, però questo per fare un 39 va benissimo. Quindi la circonferenza totale, io adesso non posso misurare la circonferenza con il metro, sarebbe non mi darebbe il vero, no? Quindi io misuro una parte e sono 10 centimetri e qualche millimetro, vedete, non è proprio solo 10. Dall'altra parte sarà lo stesso perché sono lo stesso numero di maglie, per cui sono all'incirca 20 centimetri e mezzo, 21 centimetri, e va benissimo così. Naturalmente nell'ultima parte del video io vi riepilogo con una scheda che vi allego qui sotto tutte le misure che corrispondono a una taglia 39 e tutti i giri che io ho fatto con questo filato e questo numero di ferri. Quindi qualora voi poi voleste replicare considerando il numero dei ferri, io vi darò anche la tensione che ho ricavato da questo tessuto, da questo filato, quindi il tessuto come mi è venuto stretto, e avrete magari un'indicazione ancora più precisa. Allora, la lunghezza del calzino viene suddivisa in 3 parti: la punta, il corpo del calzino, che è quello che noi abbiamo appena fatto, quindi quello che va dopo la punta e prima del tallone, e poi il tallone, la formazione proprio del tallone, qualsiasi sia la costruzione. In questo caso noi la andremo a realizzare per come abbiamo realizzato la punta. Adesso però voglio soffermarmi un attimo sulle misure e su un suggerimento che sento di darvi. Prendendo il calzino, il primo, quindi noi stiamo lavorando il secondo sulle misure del primo, volevo farvi vedere una cosa. La mia questa forma è un tantino più piccola rispetto al calzino, però per farvi vedere la costruzione va benissimo. Noi abbiamo fatto 6 centimetri, quindi dal primo ferro accorciato sino all'ultimo, e siamo arrivati qui. Abbiamo poi lavorato in circolare sino ad arrivare a 15 centimetri. I miei 15 centimetri, come vi ho già detto, corrispondono a 50 maglie. Io che cosa ho fatto? Ed è una cosa che consiglio anche a voi. Al termine dei ferri accorciati ho messo un marcapunto. Da questo punto in poi, al 10° giro, quindi sul 10° giro, ho messo il secondo marcapunto. Ho iniziato a contare nuovamente 10 giri e sul 20° in questo caso ho messo un altro marcapunto, e così via, in modo che se voi magari vi capita di lasciare il lavoro a metà, dovete solo andare indietro di qualche giro e considerare che ad ogni marcapunto avete effettuato 10 giri.
poi potete metterlo su 10, su 5, io solitamente lo metto su 10 giri, per cui ho terminato i miei 50 giri. Adesso iniziamo a fare il tallone. Il tallone non è altro che la copia della punta, ed ecco perché io preferisco i ferri accorciati alla tedesca e questa costruzione per chi inizia adesso a fare i calzini. Se io ora vado ad aprire il mio calzino in questo modo, io avrò qui la punta di 6 cm e qui il tallone allo stesso modo di 6 cm. Non ho fatto altro che rifare il lavoro con i ferri accorciati, quindi 9 giri e 9 giri, 18 giri e 10 maglie, quindi 9 maglie in sospeso, 9 maglie in sospeso e 10 al centro. Se io pareggio il tallone con la punta ho due pezzi esattamente uguali, eccoli qui, ed anche la punta e la parte sotto del tallone sono identici. Ho terminato il mio 10° giro, ho messo il marcapunto al lucchetto proprio sul 10°, sulla maglia del 10° giro, e adesso devo andare a lavorare su una metà della totalità delle maglie, perché devo andare a ripetere il lavoro che ho fatto per la punta. Io ho lavorato con 4 ferri, quindi ho una parte su 2 ferri e l'altra parte su 2 ferri. Ora o trasferisco tutte le maglie su un unico ferro, oppure durante la lavorazione continuo a lavorare con un solo ferro. Adesso vediamo come fare. Nell'inizio della punta noi abbiamo iniziato con un giro a rovescio. Per il tallone dobbiamo fare la stessa identica cosa, quindi una volta che siamo arrivati a questo punto, quindi abbiamo il filo che arriva dall'esterno, quindi dal davanti del lavoro, noi dobbiamo andare a lavorare tutta questa parte prima a rovescio, quindi facciamo un giro a rovescio e poi iniziamo la nostra lavorazione a ferri accorciati. Quindi a questo punto, piuttosto che continuare la lavorazione in circolare, io inizio a lavorare questa parte. Lavoro tutte le maglie su un unico ferro, devo fare molta attenzione. Adesso vi faccio vedere una cosa: quando arrivo alla metà, ecco, ho svuotato praticamente un ferro. Ora io che cosa faccio? Questo ferro lo poggio e continuo a lavorare solo con questi due, e questi due li posiziono in modo che non mi diano fastidio. Solitamente io tengo il ferro a riposo al di sotto di quello che sta lavorando, quindi lavoro in questo modo. Anche l'impugnatura per me è più semplice. Poi a favore di camera non è proprio semplicissimo lavorare con 4 ferri. In questo modo io sto trasferendo tutte le maglie su un unico ferro e andrò a lavorare da una parte e dall'altra, quindi giri di andata e di ritorno, solo su una porzione del lavoro, perché anche qui devo formare il tallone e devo andare a cambiare direzione, quindi il lavoro si deve incurvare. Una volta terminato il tallone riprenderemo poi il lavoro in circolare. Quindi sono arrivata adesso a questo punto. Una cosa che vi raccomando caldamente: quando avete terminato di fare la punta, cercate sempre di mantenere la stessa posizione dei ferri, ovvero dove finisce una parte del davanti si va a congiungere poi la parte del dietro o viceversa, perché ora non abbiamo davanti e dietro. Deve esserci una continuità, nel senso che questa maglia che si incontra tra un ferro e l'altro deve essere la maglia che ha riferimento con la punta, perché se noi dovessimo iniziare il lavoro del tallone su quest'altra porzione avremmo un lavoro fatto male, non avremmo il risultato del tallone. Provo a spiegarvi meglio. Noi adesso abbiamo lavorato tutta questa porzione. Siamo arrivati fin qui.
Ora io che cosa ho fatto? Ho messo in sospeso queste maglie qui davanti e le ho lasciate su due ferri. Ho lavorato il primo ferro a rovescio e adesso andrò a formare il mio tallone. Il mio tallone è in corrispondenza della punta, quindi l'inizio dei giri dei ferri accorciati deve essere in direzione di dove abbiamo iniziato quelli della punta, perché se noi questo lavoro lo facessimo da quest'altra parte avremmo poi un calzino sbagliato, perché avremmo la punta perfettamente tonda con la curvatura che accoglie poi proprio la punta del piede, ma l'avremmo al centro del piede e così non sarebbe corretto. Quindi spero di essermi spiegata. Facciamo sempre attenzione quando andiamo a montare quando andiamo a continuare il lavoro in circolare a riprendere da dove abbiamo lasciato. Quindi io ho fatto il mio primo ferro sul rovescio, adesso inizio il lavoro a ferri accorciati, quindi passo la prima maglia, mi rimetto in posizione di lavoro e arrivo all'altra estremità. Sono arrivata alla fine del ferro, volto, a questo punto vado a lavorare, a sospendere la prima maglia sul rovescio, quindi la prendo sul rovescio, tiro il filo, lo riporto in posizione di rovescio e lavoro ed ho la mia prima maglia sul rovescio, quindi adesso avrò una maglia da una parte e una maglia dall'altra in sospeso. Noi non stiamo facendo altro che ripetere il lavoro della punta, quindi questo adesso lo possiamo fare in autonomia senza che vediamo tutti i passaggi, perché sarebbe semplicemente una replica, per cui lasciamo in sospeso 9 maglie come abbiamo fatto per la punta e 10 maglie al centro, per cui avremo 18 giri da fare e 9 maglie da entrambi i lati da avere in sospeso. 10 maglie al centro. Se questi conti non vi tornano, vuol dire che c'è stato un errore durante la lavorazione in tondo e quindi avete sicuramente lavorato qualche maglia in più o qualche maglia è scappata, perché può succedere. Diciamo che una maglia non comporta nulla se abbiamo una maglia in più al centro. Se abbiamo però 8 maglie da una parte e 9 dall'altra, potrebbe anche portare una lieve differenza proprio al tallone del calzino. Allora continuiamo in questo modo e ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto per la punta. A questo punto il lavoro qui a un certo punto si curverà, andremo a lavorare a riprendere tutte le maglie in sospeso. Quando avremo terminato il lavoro che abbiamo fatto per la punta, quindi ripetuto sul tallone, andremo a riunire un'altra volta il lavoro in circolare e riprendere proprio tutto il gambaletto del calzino. Quindi facciamo questo e ci vediamo quando abbiamo terminato il tallone. Ho ripreso la mia ultima maglia che ho lasciato in sospeso, adesso devo riprendere il lavoro in circolare, per cui ho il filato che mi arriva dall'ultima maglia, quindi da questa parte, riprendo a lavorare in questo senso, quindi rifaccio un giro al dritto e ricomincio il mio lavoro in circolare. Quindi arrivo alla fine di questo ferro dove ho formato il tallone e poi vediamo assieme che cosa dobbiamo fare. Arrivati alla metà della lavorazione del ferro dove abbiamo costruito il tallone, possiamo direttamente riprendere a lavorare con i 4 ferri. Quindi io ho lavorato all'incirca la metà delle maglie, riprendo il mio
ferro ausiliario, quindi ho la lavorazione su 4 ferri, io prendo il quinto e vado a continuare il lavoro. Quindi in questo caso sto finendo tutto il giro di andata dell'ultima ripresa delle maglie per il tallone e riprendiamo ora la lavorazione in tondo. Quindi ho diviso nuovamente le maglie dietro per come stavano, quindi su 2 ferri, e adesso vado a riprendere tutto il pezzo che io ho lasciato in sospeso. Quindi entro con il ferro nel primo punto e riprendo il lavoro. A questo punto io ho il secondo giro di lavorazione in circolare. Mi accorgo però, perché qui molte volte succede, che si forma un piccolo buchino tra una porzione di lavoro e l'altra, ovvero quella che abbiamo lasciato in sospeso, quella della parte frontale del calzino, con il nostro tallone. Eccolo qui. Adesso io che cosa faccio? Con l'aiuto di un uncinetto cerco di chiudere questo piccolo buco che si è formato. Io ho terminato di lavorare la parte frontale e devo riprendere a lavorare dal tallone in poi. Quindi adesso cerco di farvi vedere bene come procedo. Devo individuare qual è la maglia che è proprio qui e che mi può andare a chiudere questo piccolo buco che si è formato, che solitamente si forma. Quindi mi metto sul rovescio e cerco di individuare la maglia prendendola con l'uncinetto e portandola sul ferro che io devo ancora andare a lavorare. Quindi io penso che la maglia sia questa, la tiro, la porto sul ferro che devo andare a lavorare, quindi qui così, e adesso andrò a lavorare queste due maglie assieme, quindi la maglia che ho ripreso è la prima maglia del ferro della parte del tallone, in modo che non aumento nessuna maglia. Ok, quindi adesso lavoro questa, ne lavoro 2-3 e vediamo se abbiamo corretto quel piccolo difetto che purtroppo si crea quando si lavora, quando si tiene una parte di lavorazione in sospeso. Il tessuto si stressa un po', magari il filato si lascia un po' andare e può capitare. Quindi adesso, dopo che ho ripreso la mia maglia, ho corretto il piccolo buchino che avevo qui nella congiunzione della lavorazione in circolare. Ora lo farò anche dall'altra parte, dopodiché continuerò a lavorare in circolare. Quindi quello che abbiamo visto oggi e finora è tutta la parte del piede e il tallone. Vedete il tallone, ripetendo gli stessi giri della punta, è semplicissimo da realizzare. Poi da qui in poi uno può decidere quanto continuare. Io adesso vi dico che da qui, quindi da questo punto, mi metto un marcapunto, poi lo metterò e comincio a contare i miei giri. In questo caso sono 10, 20, 30 righe. Io ho lavorato 30 righe di gambaletto e poi vado a fare la molla. Come ho già detto, io siccome questo filato non lo conoscevo, con un gomitolo ho cercato di lavorarlo a finire, quindi ecco perché la costruzione dalla punta, in modo che poi sapevo anche col secondo calzino, ma anche con altri calzini che farò con altro filato che ho preso uguale a questo, quante sono le righe che posso dedicare al gambaletto e quante invece al piede, all'intero piede, perché nel prossimo tutorial dei calzini inizieremo da sopra.
bottom up. Quindi una volta che io inizio da sopra devo sapere quanti giri ho da fare per un 38, 37 eccetera. Siccome io ho già fatto un numero 39 e so quanto mi serve lavorare e quanto filato io ho, sarà semplicissimo iniziare e consumare un gomitolo, quindi non stando proprio con il filato contato. Adesso, da questo punto in poi, una volta che voi avete ripreso i piccoli buchini alle due estremità, riprendete il lavoro in circolare e fate 30 righe di lavoro in circolare, quindi tutto al dritto, e arriveremo a questa parte del calzino. Dopodiché andremo ad analizzare un'altra volta la molla, anche se ve ne ho parlato all'inizio, però la vedremo assieme. Quindi 30 righe corrispondono a 9 centimetri, quindi lavorate 9 centimetri a partire dal congiungimento del davanti e il dietro.